È meglio registrare con la stabilizzazione al massimo oppure è meglio registrare con la stabilizzazione disattivata? Nell'episodio 14 della serie Consigli rapidi per GoPro vedremo le differenze fra l'Hypersmooth acceso e l'Hypersmooth spento. Per chi non lo sapesse, l'Hypersmooth è il sistema di stabilizzazione della GoPro che ha prestazioni incredibili ed anche se ci muoviamo tantissimo riuscirà a stabilizzare correttamente l'immagine. Quindi naturalmente conviene tenerlo attivo per avere delle riprese meno mosse, ma per stabilizzare così tanto la GoPro sacrifica parte del suo campo visivo. Per questo motivo può convenire disattivarlo per delle riprese statiche, magari da cavalletto, in modo da avere un campo visivo ancora più ampio. Chiaramente se facciamo delle riprese in movimento si noterà molta differenza. Un'alternativa può essere quella di abbassare la potenza dell'Hypersmooth e trovare la via di mezzo. Infatti sull'Aero 10 sono presenti 4 impostazioni, ovvero off, standard, alto e miglioramento. In base alla risoluzione e al frame rate che utilizzate potreste non vedere sempre tutte e 4 le impostazioni. Per questo test sto sfruttando il 5.3K a 30 fps dell'Aero 10 che presenta tutte e 4 le impostazioni. Con off avremo il maggior campo visivo senza alcun crop, ma la stabilizzazione sarà totalmente assente. Questa impostazione va utilizzata con la GoPro sul cavalletto. Con standard ci sarà un lieve crop ma sarà presente la stabilizzazione. Con alto ci sarà lo stesso crop di standard ma la stabilizzazione in situazioni molto movimentate sarà migliore. Infine con miglioramento avremo il crop maggiore di tutti ma avremo anche la massima stabilizzazione disponibile. C'è però un problema: in condizioni di scarsa luminosità o comunque quando si abbassa il tempo di scatto sotto un 120esimo di secondo le riprese sembreranno sfocate e mosse. Questo perché la stabilizzazione necessita di un tempo di scatto molto veloce, cosa che succede quando c'è molta luce a disposizione. Quindi in media quando c'è poca luce sarete costretti ad abbassare la potenza della stabilizzazione oppure a disattivarla del tutto per poter gestire al meglio il video. Infine serve una parentesi per il campo visivo lineare che ci permette di sfruttare l'allineamento dell'orizzonte. Qui la stabilizzazione sarà ancora migliore perché potremo ruotare la GoPro fino a 45 gradi ed avremo sempre l'orizzonte livellato, ma la ripresa sarà molto più zoomata e di conseguenza la qualità visiva sarà un po' più bassa. Ma comunque l'allineamento dell'orizzonte è un discorso da affrontare in un altro video. Riassumendo, quindi la stabilizzazione impostata sul miglioramento è la migliore naturalmente, però è anche quella che stringe maggiormente il campo visivo. Impostando invece la stabilizzazione su alto avremo una stabilizzazione leggermente inferiore e anche un campo visivo leggermente più ampio. Con la stabilizzazione standard invece nelle riprese molto movimentate noteremo una stabilizzazione inferiore, mentre nelle riprese statiche avremo un livello di stabilizzazione molto simile ad alto, mentre il campo visivo rimane praticamente identico ad alto. Impostando su off invece chiaramente disattiveremo la stabilizzazione, quindi avremo le riprese molto mosse, quindi la GoPro diventa praticamente inutilizzabile in movimento, ma avremo anche il campo visivo più ampio. E per concludere ragazzi, visto che ci sono circa 40 gradi e ho corso tutto il tempo, se mi lasciate un bel like ne sarei molto felice.